Ciao ragazzi, siamo tornati. Salve ragazzi. Oggi vi facciamo vedere il nuovo stereo per l'Audi TT 8J con il bellissimo X-Trons, che è il modello BX79 ATT. Questo è l'autoradio, che è già integrato perfettamente per il cruscotto del TT, dove c'è appunto il supporto per la spia airbag accessoria. Vedete, dietro. è un 2 DIN con tutti i vari attacchi per i vari accessori e vari option. Ok? Perfetto. Girate che facciamo vedere il gioiello. Arriverà le istruzioni di montaggio con le varie spiegazioni. Direi che è fatto abbastanza bene. L'attacco per la presa USB, 3 prese. Ovviamente dietro gli attacchi sono vincolati, non potete sbagliarvi. Poi arriverà l'antenna Wi-Fi, l'antenna GPS, i vari collegamenti per l'AUX, le DVI, comunque i video, c'è tutto nel manuale. Qui ci sarà la presa microfono, ci sarà le camere posteriori e le varie alimentazioni di microfono. Poi qui c'è il CAN bus per utilizzare i comandi al volante originali, e anche qui ci sono le varie cavi di alimentazione degli amplificatori, un'altra per un video. Comunque è scritto tutto nel manuale, illuminazioni, che sicuramente qualche cosa non ne avrete neanche bisogno. Comunque tutto spiegato nel manuale. Idem anche questo. Ci sarà ovviamente le alimentazioni degli amplificatori, le alimentazioni delle antenne automatiche, che sicuramente nel TT non ne avrete bisogno, i sub e i vari amplificatori. Bene, poi sempre dal sito di AliExpress dello store di X-Trons abbiamo preso l'antenna DAB per avere anche la radio DAB, il microfono esterno perché l'autoradio è predisposta per il microfono, però per avere una migliore risposta quando si fa le chiamate in Bluetooth abbiamo preso il microfono esterno, e l'accessorietto comodo e pratico dell'OBD2 per monitorare la macchina, quindi per poter fare le diagnosi, per vedere se avete dei difetti e per tenere sotto controllo tutti i vari parametri che si possono leggere tramite OBD2. Che in tempo reale direi che non è male, perché quando uno magari inizia ad avere dei problemi alla macchina è sempre una cosa in più comoda, che per il costo ho voluto prendermi come accessorio. Lo so. L'andiamo a montare, che dobbiamo smontare un bel po' di roba. Sì, direi di sì, dai. Facciamo vedere come si monta. Dai! A dopo. Bene. Ragazzi, allora, siamo sulla macchina. Ovviamente non c'è già più lo stereo, perché la macchina ci è arrivata senza già lo stereo. Qua vediamo i cavi di predisposizione della macchina. Poi per proseguire dovremo andare a smontare il quadro strumenti, perché andremo a far passare, da mettere sotto il cruscotto, l'antenna GPS, l'antenna Wi-Fi e il microfono, che lo porteremo qua sopra dal volante. Poi per far passare meglio i cavi smonteremo il cassettino porta oggetti e infine smonteremo il montante destro, perché andremo a montare l'antenna DAB. In questo modo riusciremo a avere il montaggio dell'antenna DAB sotto al montante attaccata al vetro, come richiede la predisposizione. Bene, adesso iniziamo a smontare, vi facciamo vedere, partiremo dal cruscottino, dal quadro strumenti, come iniziare a smontare per poi passare i cavi. Bene, allora andiamo ad abbassare tutto il volante, tirarlo tutto in fuori in modo da avere più il passaggio. Si toglie la coperturina qua sotto che è incastro, basta tirare fuori. Vedete, in questo modo troveremo le due viti di 8 che adesso andremo a svitare. Vedete, e qua andiamo a svitare il nostro cricchettino. Una, adesso facciamo l'altra. Ma poi venire di là a passarmi le antenne. Da prima che passi
2, poi sfiliamo che è in castro il cruscotto, vedete, viene fuori. A questo punto se lo portiamo lateralmente, qua c'è i gancini soliti da sganciare. E sganciato il cruscotto, mi raccomando tutto a quadro spento, tiriamo via il cruscotto. Allora adesso andremo a smontare il cassettino portaoggetti per far passare meglio i cavi. Allora nel cassettino portaoggetti abbiamo numero 3 viti di qua di dimensione di 8, una bussolina di 8, e poi ne abbiamo 2 sotto nella parte sottostante. Ok, andiamo a smontare. Se no, che cosa serve? No, è in cassa di tirare in fuori. Ho fiducia in te, Pierino. Mano? Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, il cassetto ce l'abbiamo. Allora, una volta tolto il cassetto si smonterà lo spinotto, perché c'è uno spinotto centrale dove staccherai la spinner bag, la luce del cruscotto e quant'altro. Tolto questo andiamo per smontare il piantone, perché dovremo far passare l'antenna del DAB. Allora, come si prosegue? Smontando la paratia qua, che così abbiamo una cosa in meno in mezzo. Mi raccomando, sempre con lo scalzino piano piano, e sfiliamo via. E poi adesso andiamo a sganciare qua sopra. Per sganciare qua sopra bisogna innanzitutto tirare verso il basso, vedete, piano piano la parte dietro, e poi si va verso il davanti, sempre con delusta, e poi bisogna andare a sganciare per fare leva, per farlo uscire. State attenti, mi raccomando, a non graffiare e non a rompere niente, in questo modo, in modo che piano, ecco qua, e poi piano piano si fa sfilare il montante. A questo punto abbiamo giù il montante, in modo che abbiamo lo spazio per andare a montare. Allora, facciamo vedere dove abbiamo messo l'antenna DAB. Poi c'era un cavo che doveva andare a massa, c'era una piattina di rame, ma bisognava andare a rompere, diciamo, la vernice, a scalfirla. Noi gli abbiamo stagnato un filo che adesso faremo vedere, e poi abbiamo portato il filo a massa nel telaio. Abbiamo già controllato il funzionamento, diciamo, dalla continuità. Ecco lì, filo, ritorniamo sul DAB, che lì. Dopo, quando si monterà diciamo, la copertura, non si vedrà niente, risulta occultata. Bene. Bene, allora, una volta montata appunto l'antenna, possiamo andare a richiudere il nostro montante. Come prima cosa dobbiamo andare dentro davanti, quindi mi raccomando, cercate di fare dentro il montante il più possibile. Non sarà affatto facile. Qua andiamo poi piano piano andiamo a tornare qua, facendo sempre lo stesso giro di prima,
parte opposta vi consiglio di andare a vedere appunto se siete in posizione. Ok, poi piano piano vedete, andate a spingere finché si incastra il tutto e per ultimo il pezzo dietro. Ecco qua. So c'è anche da dietro una bella tosata. E quindi abbiamo su di nuovo il nostro bellissimo piantone. Adesso possiamo andare avanti. Allora, a questo punto prendiamo il nostro stereo. Pierino, fai vedere il nostro stereo. Adesso andiamo a farvi vedere come collegare i cavi. Allora, cablaggio principale che per far andare all'amplificatore va collegato appunto al cavetto dell'amplificatore con gli RCA. Quindi andiamo a attaccare prima il master in questo angolo qua. Ricordatevi, non potete sbagliare, sono inequivocabilmente i loro. Poi il cavo appunto dell'amplificatore, perfetto. Poi abbiamo i due cavi delle USB che vanno rispettivamente qua e qua. E poi abbiamo quell'altro, questo che è quello del microfono, che dovrebbe andare qua. Poi quello di fianco. Quello di fianco. Vedete? Non si può sbagliare. Ok. E a questo punto abbiamo collegato tutti i cavi al nostro stereo. Ci manca l'antenna GPS, il wifi. Adesso vi facciamo vedere come si vanno a collegare invece alla macchina. Quindi giriamo verso di te. Perfetto, Pierino, da quella parte dovrebbero riuscirci a vedere. Con in primis passiamo i cavi, passami l'antenna. Vabbè, esatto, io. Poi mi passerai il DAB. Aspetta, che mi vado a collegare il DAB. Sì. Vedete l'antenna DAB che andiamo a collegare in questo modo. Poi avvicinandoci andiamo a montare cablaggio originale della macchina. Aspetta, non si vede. Si dovrebbe riuscire a vedere da là. Vedete? Ok, e qua ci siamo. No? Sembrava, è stato uno scherzo, è tutto un bluff. No, perché sono su al contrario. Vedete, ecco qua, perfetto. Poi abbiamo appunto, andando sempre più vicino, il microfono, ecco qua. Poi abbiamo antenna GPS, antenna wifi, chiavite. Non importa, c'è l'esagono, ma se stringete bene a mano non importa andare a serrare tutto. Poi sempre avvicinandoci andiamo a collegare l'antenna dell'FM. A questo punto piano piano rispegniamo la stereo perché nel frattempo l'abbiamo alimentato, si spegne e si accende, andando dentro con i cavi. Pierino da dietro, proprio perché abbiamo tolto il cassettino, possiamo andare a tirare i cavi da dietro. Ok, io non li prendo ancora. Da qua, aspetta, alzati un attimo, facciamo vedere. Qua sotto c'è lo spinottino per la spia airbag che andremo a collegare. Dovete andare un po' alla cieca, però è molto facile, si trova molto bene. E adesso possiamo ritornare e andare dentro con la nostra autoradio. Vai Pierino, inizia a tirare da dietro. Ora aspetta che adesso aspetta che ho il DAB incastrato. Adesso questo lo prendo giù. Aspetta. Vieni un po' dentro, se non sento la... Ecco, aspetta. Vedete, per quello che abbiamo sempre smontato il cassettino, proprio che con la manina da dietro si riesce qui a passare. La cosa migliore è spostare
Lo spinottone lo grande. spinottone originale con già il collegamento, perché quando sposti quello fai molto spazio. Perfetto, Ok, ci siamo. questo Posso spingere? Io qua non ne ho più, almeno non ne prendo più. Benissimo, fa vedere. Ok, infatti vedete siamo riusciti ad andare dentro. A questo punto vedete, sentirete i click dello stereo che si incastra e abbiamo montato il nostro stereo. Ok, adesso vi faremo vedere appunto la richiusura del cassetto portaoggetti E la sistemazione anche dei cavi, perché per ora ce n'è ancora abbastanza in giro. Bene, andiamo avanti. Allora, noi abbiamo già triccato i vari cavi. Questa è la DAB, questa è l'USB, una l'abbiamo lasciato lunga perché andrà poi nel cassettino portaoggetti. Questi sono invece tutte le varie antenne, quindi il wifi, il GPS, si dica. Allora le andiamo a inficcare. Qui c'è una taschina che è la macchina di progettazione, tanto questo qua dopo viene coperta, e gliela andiamo a imboscare dentro. Passiamo prima il rozzo di cavi più grosso, questo qua delle antenne. Cercate di non annodarle, che sennò diventa un macello. E uno. Poi dopo abbiamo la DAB. La DAB. Idem compatata, la mettiamo sempre là con il suo cavetto. Poi ci rimane questo è l'USB che andrei a mettere vedendo se entrano qui. Ecco, direi che ci siamo. Ne sto fuori, come dicevo, questa e un filo del cassetto e un altro filo del cassetto. Poi non so se si vede, non si vede. Abbiamo fatto passare il cavo che veniva giù dal montante della DAB sotto qua, triccandola dove c'era la possibilità. Ci sono delle zone dove si riesce a triccare, basta poco, giusto che stia su. Ok, adesso andiamo su con il cassettino portaoggetti. Prima cosa, ricolleghiamo il connettore originale della macchina al cassettino portaoggetti. Dovrebbe fare clic. Olè! Luce dei piedi, che non c'è nell'originale, in molte macchine può non esserci. Direi che va. Lo rincastriamo bene. Ok, poi abbiamo l'USB che avevo lasciato fuori prima, vi ricordate? Che lo attacchiamo qua perché c'ha un USB nel porta oggetti. Attaccata. Direi che non manca nulla a cavi. Adesso andiamo su col cassetto. Bene, adesso andiamo su col cassetto. Abbiamo 3 ganci qua che bisogna andare a incastrare nella parte sopra. Sono gli unici 2 ganci di incastro che abbiamo. Magari apriamo il cassetto che ci aiuta. Ok, deve andare sotto quel bordino qua che c'è. Ok, adesso andiamo a impuntare una vite tenendo sempre in pressione il cassetto, se no viene giù, ok, prendo la seconda e la vado a bloccare sotto. A me conviene attaccare prima tutto sopra, te lo tieni su. No, perché qua siamo giovani.
manca una seconda intanto. Vedete dove sono le viti, dove le avete tolte? Non è che ne spuntano di più, Vai a vedere. Ok. Adesso che c'è. È perso. C'è. Vediamo anche l'ultimo per andiamo a tirare. Proviamo io TT. Devo dire su PT, è bellissimo. No, fermo. Proprio l'ultimo, guarda. Si vede meglio. Per fortuna che voi non vedete lo spettacolo dalla mia posizione. Fortuna che io non vedo dove sono i bici. Magari invitate te. Ma potete montare con il mio. O potete non montarlo proprio. Qualcuno sarà anche il vostro amico, ma che cazzo ne frega. Ma perché io devo lavorare a testa in giù e maglia? Che puttana. Vuoi che venga io? No, vai, ormai già portate. Ok. Vediamo, prima quelle dentro così. Poi sono lì. Ok, questi sono montati, andiamo sotto e tiriamo. Bello! T'ho molto cassato! Bene, stereo montato, adesso vi facciamo vedere un po' le funzioni principali. Quindi andiamo a accendere la nostra autoradio, vediamo che la schermata principale parte con l'orario, la data e volendo anche il meteo. Abbiamo la radio, le USB o l'SSD o la musica tramite Bluetooth. Poi sotto ha sempre personalizzabili, io ho già impostato il navigatore Waze, il DAB, il lettore DVD CD e il Bluetooth, perché da qua poi si possono fare anche le chiamate. Poi essendo touch possiamo vedere in alto Bluetooth, GPS, Wi-Fi, il tasto Home. Noi abbiamo impostato anche che si possa vedere il wattaggio della batteria, la configurazione delle casse per poter cancellare, andare nel menu di tutte le applicazioni aperte, tornare indietro. E poi ovviamente essendo touch, essendo un Android Auto, ci sono tutte le applicazioni che uno può andare a modificare, a girare e quant'altro. Allora, la cosa che mi preme di più dirvi è che la radio di serie arriva che ha impostato i volumi bassi, quindi la vostra radio vi sembrerà suonare male perché hanno tenuto bassi i volumi. Quindi vi insegno un trucchetto per poter andare a riportare l'autoradio a rendere come rendeva l'originale. Quindi cosa facciamo? Andiamo in impostazioni, scorriamo, troveremo auto, vedete impostazioni di fabbrica, vi richiederà impostazioni di fabbrica un codice, il codice è 126, date fine, ok, vi entro in un sottomenu. Da qui si possono fare diverse modifiche, dall'attivare, non attivare la radio, il DAB, tante altre cose, dove potrete andare a cambiare l'emblema, il simbolo, metterci immagini di quando accenderete la radio e quant'altro. Quello che importa di più è
voice, vedete, qui ci sono tutti i vari dispositivi con i volumi, vedete, se avete in teoria il modulo TV, volume 20, adesso messi tutti al massimo, il massimo è 20, voi sicuramente vi troverete tipo la radio a 10, 7, quindi renderà molto meno, quindi voi qua potete andare a dare su e giù secondo di quello che voi preferite. Stessa cosa per Bluetooth, per il DVD, tutti i vari sistemi quali potete tra virgolette amplificare il più possibile. In questo modo ritornerete ad avere un autoradio che rende come l'originale. Poi potete sempre comunque andare a girare in vari settaggi, potete andare a disabilitare la camera posteriore, perché arriverà già che come metterete la retromarcia lui cercherà di mettervi la retrocamera anche se non ce l'ha, quindi dovrete andare a disabilitare anche quella funzione, che la troverete sempre qui. Io l'ho visto all'inizio, no. Prohibit reverse disabilitato. In questo modo voi avrete la dashcam, la camera posteriore disabilitata. Qui c'è anche quella davanti. Esatto, se volete mettere la camera frontale, attivarla, da qua potrete attivarla. Dopo avete tutte le varie funzioni, ovviamente le funzioni sono in inglese. Questa è l'unica pecca se vogliamo. Beh, è meglio che il cinese, Assolutamente, e quindi dopo da qua, bene o male, potete andare a modificare un po' tutto. Ricordatevi che il codice per entrare qua è il 126. Poi voi dovete fare applica e exit, lui vi chiederà di ributtare, di riavviare lo stereo, voi fate ok, lui in automatico ributterà lo sistema con le modifiche apportate. Adesso ovviamente ci vuole un po' perché si sta resettando, vedete, spegnimento, automaticamente adesso ripartirà anche. No, non abbiamo detto una cosa, che abbiamo già montato l'OBD l'abbiamo già montato nella sua presa diagnostica, che rimarrà sempre connesso. Ormai che ci siamo lo facciamo vedere. Sì, è il classico Torque, classica app, una delle principali, ma se volete potete scaricare altre applicazioni di OBD, tanto voi lo dovrete andare a configurare e a cercare tramite Bluetooth, e quindi dopo potrete utilizzare tutti le applicazioni che vorrete. Ok, qui adesso mi chiede appunto del DAB, mi porta dentro il DAB, ma al momento siamo in una zona dove il DAB non prende, quindi purtroppo non posso farvi vedere come funziona. CD che funziona comunque. Sì, CD potete fare vedere, lui andrà in lettura del CD. Vedete, sentite, funziona tutto. Se no si bannano. Si bannano tutti. Radio, ovviamente potete cercare. Sì, che se no si bannano anche qua. Potete usare i comandi al volante, perché con la centralina andranno comunque i comandi al volante. Fagli vedere il torque. Andiamo a vedere il torque. Classico, vi aprirà, voi potrete andare a leggere i codici diagnostici, ci sono le varie opzioni, i grafici. È uscito. I vari grafici, comunque tutte le varie impostazioni che volete, e poi ovviamente potete fare anche un po' i maraglietti andando a personalizzarvi. Sei borrazza, merge sei borrazzo, fuck boy. Tutte le varie impostazioni di tutti i vari sensori che potete appunto visionare, quindi dopo vi potete sbizzarrire e divertirvi a piacimento. Bene, studiatevela, divertitevi. Studiatevi e divertitevi, questa è l'autoradio in primis, con tutte le impostazioni anche per ovviamente impostare, se volete, equalizzarvi il suono, c'è tutto. Poi se volete, per fare prima, c'è appunto anche il pulsantino home e vi riporterà sempre a casa. Ma ci sono anche i DVD da vedere? Volendo potete guardarvi anche i DVD, assolutamente. Bene, ci vediamo fuori per i saluti? Ciao ragazzi, allora ci siamo, abbiamo finito il lavoro. Non ci credo.
Siamo riusciti a finire il montaggio del mitico X-Trons. Avete visto, il montaggio è venuto a regola d'arte, come al solito i nostri lavori. Abbiamo pianto sangue. È stato un po' complicato, ovviamente non è uno dei lavori più facili, però se seguite il nostro passo passo riuscirete a farlo sicuramente anche voi. Quindi a questo punto vi diciamo di suonare la campanellina. No, mettere il suonaglino. Mettere un pollicione alto e poi ovviamente se avete bisogno di qualche informazione in più contattateci, lasciateci un commento. Poi anche se hanno delle macchine, non so, che dicono di qualcuno che dice di fare, non so, fammi un appunto, fammi una Golf. Se avete da farci dei consigli o se avete bisogno di qualche aiuto, se possiamo esservi aiuto anche con i prossimi video, cercheremo di aiutarvi. Oh, poi fra poco arrivano i tagliandi, le moto, arriva tutto, Cercheremo di fare il più possibile a 360 gradi. Siamo qua a far ballare la scimmia noi. No. Dai mo. Ciao ragazzi, alla prossima.